Salve a tutti, gente! Oggi, un po' in stile Morte Bianca, parleremo di filosofia andandola a intrecciare con una tematica molto attuale, ossia Hazbin Hotel. In questa analisi dell'universo di VivZipPop e di come esso è strutturato, tratteremo in particolare di temi quali l'immortalità dell'anima e il comportamento delle divinità. In ciò sarà bene prendere in considerazione i due principali filosofi che ci saranno utili per esplicitare le tesi che verranno esaminate, ossia Platone ed Epicuro. Innanzitutto introduciamo ciò che possiamo comprendere e confutare, da quel poco che abbiamo osservato, in Hazbin Hotel, inerente al tema dell'anima, del suo comportamento e della sua indistruttibilità, o, in caso contrario, fallacia. Platone, uno dei due principali filosofi su cui si basa la filosofia della nostra civiltà, propone una sua idea di anima ben precisa e strutturata, un'analisi quasi scientifica. Nel suo dialogo Menone, tramite Socrate parla delle sue teorie sulla virtù e sul mondo delle idee. Questo dialogo è molto importante in quanto ci dà un'idea di vita dopo la morte ben precisa, diversa dall'idea confusa che si aveva fino ad allora nella mitologia greca. Secondo Platone, le idee stesse sono ciò che costituisce l'anima di noi umani, in quanto eterne e immortali, immuni al dolore, incapaci di perire, destinate a trascendere l'esistenza. Questa visione, che trova le sue basi in precedenti culti, in particolare l'orfismo e nelle idee della scuola pitagorica, parla di un'anima come manifestazione di un ideale ben preciso, capace quindi di vivere in più di un corpo, e qui si parla dunque di reincarnazione. È importante prendere in considerazione questo aspetto dell'idea platonica di anima, in quanto è quello che troviamo principalmente trasmesso nell'universo immaginario di Hazbin Hotel. Infatti, vediamo qui un aldilà fatto di demoni e di dannati, di anime indistruttibili e immuni, almeno in teoria, al dolore fisico, al deperimento che esso comporta. Ma allo stesso modo vediamo una contraddizione, in quanto negli stermini annuali questo stesso tipo di anima si rivela a sua volta capace di perire per mano di altri esseri ad essa opposti, angeli mandati da Dio. E nonostante sopravviva in piccole parti unendosi con il resto dell'inferno, come confermato da Vivzi nei suoi live stream, si rivede brevemente, almeno in questa fase, nella teoria del Clinamen, l'aggregazione e disgregazione degli atomi teorizzata da Democrito e poi, in epoca alessandrina, ripresa da Epicuro. Questa teoria ritiene che l'anima, come ogni corpo fisico, non sia altro che un insieme di atomi destinato ad aggregarsi e disgregarsi in eterno. Nonostante in Hazbin Hotel tale pensiero venga in gran parte confutato, per via della presenza di un aldilà dove le anime dei vivi finiscono in primo luogo, almeno in occasione degli stermini appare capace di dimostrarsi quantomeno parzialmente veritiero. In tutto ciò viene dunque da porsi una domanda da un punto di vista metafisico. Come può un'anima immortale e quindi incapace per definizione di perire, in quanto eterna, estinguersi per mano di un dio, disgregarsi e poi riaggregarsi con il resto dell'aldilà di cui ormai è entrata a far parte? Tale dubbio non ha per ora risposta nella serie e magari non lo avrà mai, ma in ogni caso ci permette di passare al prossimo quesito. Come si comporta Dio in Hazbin Hotel e, soprattutto, perché si cura tanto della sovrappopolazione, ammesso che possa esistere un simile problema in una realtà ultraterrena, di un regno che non gli appartiene e che, quindi, dovrebbe evitare in eterno in quanto luogo di perdizione e di punizione per coloro che non hanno rispettato la sua legge. Da questo comportamento possiamo notare una seconda contrapposizione, in questo caso tra due modi di vedere una divinità, gnosticismo ed epicureismo. Per comprendere il conflitto è bene capire anche questa volta di cosa si stia parlando, iniziando con lo gnosticismo. Trattasi di una corrente filosofica e religiosa, nata in età ellenistica e seguita molto nel mondo greco-romano, basata appunto sulle gnosi, antichi manoscritti considerati eretici dai primi cristiani, le quali descrivono la via della salvezza. Essa riprende un tema già iniziato da Socrate, secondo cui la sola sapienza è appunto la gnosis, la conoscenza, inviata agli uomini da Dio, l'essere che ama e veglia sugli umani, perché solo chi sa è incapace di peccare. Ad opporsi a questa rivelazione misterica, ad impedire la felicità spirituale definitiva e duratura delle anime degli uomini, è il Demiurgo. Trattasi di un essere malvagio e abietto, spesso identificato con il dio della tradizione giudaico-cristiana e abramitica. Egli è ignorante, ipocrita, subdolo e manipolatore. È carnale e corporeo tanto quanto le sue creazioni, dalle quali non differisce in quanto umano nei comportamenti e nella presunzione, che lo rende addirittura blasfemo, in quanto autoproclamatosi unico dio da venerare. Il Demiurgo è, in poche parole, il crudele burattinaio che ci condanna a una vita di sofferenze e tristezza, in quanto per sua natura maligno, falso e impostore.
La figura agli antipodi del demiurgo, nella metafisica, è quella proposta dagli epicurei, ossia il dio Epicureo. Egli non è intrinsecamente buono o malvagio, è un essere neutrale in quanto ha raggiunto l'atarassia, la perfezione, la stabilità, il benessere, l'imperturbabilità che lo rende diverso dagli uomini. Egli è perfetto, è in pace e per questo non ha bisogno di curarsi delle vicende degli uomini. Vive nel suo paradiso, negli intermundia. In Azbin-Hotel vediamo un dio che è contemporaneamente gnostico ed epicureo, demiurgico e atarassico. Lascia che i dannati e i demoni dell'inferno vivano secondo le loro scelte, rispettando il loro libero arbitrio, però allo stesso tempo sente il bisogno di infliggere sofferenze nella vita del mondo dei dannati e degli indemoniati, ordinando degli stermini ogni anno con il casus belli della sovrappopolazione e infliggendo un danno economico, fisico e soprattutto psicologico a coloro che abitano l'inferno. Questa realtà porta alla manifestazione di tutta una serie di comportamenti tra i demoni. Il più diffuso è la tacita accettazione e rassegnazione di buona parte dei dannati, in balia delle decisioni di un essere che, dopo tutto, forse poi tanto superiore non è, almeno sul piano morale. Ma c'è anche la speranza di un mondo migliore, impersonato dalla solare Charlie, affiancata in questo dalla sua fidanzata Veggie, che probabilmente ci crede solo per modo di dire e per essere di sostegno a Charlie. In che modo tutto ciò che è stato descritto fino ad ora potrebbe giocare un ruolo nella serie? Quali tematiche metafisiche, oltre a quelle che ha già presentato, potrebbero fare capolino nello show? Ai posteri l'ardua sentenza. E con questo abbiamo concluso il video di oggi. Se è stato di vostro interesse, non mancate di iscrivervi per non perdervi i prossimi contenuti del canale. Ricordate poi che è possibile dimostrare il vostro sostegno per il mio lavoro attraverso varie piattaforme, da Patreon a Streamlabs a Ko-fi. Tutti i link in descrizione. Forza gente, facciamo crescere questo hotel! Detto ciò, abbiamo davvero finito. Vi porgo i miei saluti e alla prossima!